Lezione 1. Caratteristiche da considerare. Buongiorno Anna, assolutamente. C'è qualche altra caratteristica che dovremmo considerare per il progetto? Ciao Giovanni, sì, dovremmo pensare anche all'accessibilità degli utenti. Questo è un ottimo punto. È importante che tutti gli utenti abbiano accesso. Esattamente. Vogliamo garantire che tutti possano trarne beneficio. Quali caratteristiche specifiche di accessibilità suggerite? Funzionalità come la sintesi vocale e le interfacce personalizzabili possono fare la differenza. Mi piacciono quelle idee. Migliorano significativamente l'esperienza dell'utente. Assolutamente. Dovremmo anche raccogliere feedback dai potenziali utenti. Sembra un piano solido. Il contributo dell'utente è prezioso per il miglioramento. Decisamente. Ci aiuterà a creare una soluzione più efficace. Lezione 2. Esplorare nuovi posti. Ehi Anna, ciao. Sei emozionato per il tuo viaggio? Ciao Giovanni, sì, non vedo l'ora di esplorare nuovi posti e culture. È fantastico. Qual è il primo posto che intendi visitare? Ho intenzione di visitare i siti storici, sono sempre affascinanti. Ottima scelta. La storia ha così tanto da insegnarci sul passato. Esattamente. Voglio anche provare la cucina locale mentre sono lì. È un'idea meravigliosa. Il cibo è una parte così importante della cultura. Assolutamente. Adoro scoprire nuovi sapori e piatti. Anche io. Aggiunge l'avventura del viaggio. Di sicuro, ogni viaggio è un'occasione per creare ricordi indelebili. Lezione 3. Atti parlamentari. Ehi Anna, l'ho sentito che la convocazione dovrebbe essere convocata oggi prima della fine del procedimento di oggi. Ciao Giovanni, sì, è corretto. È importante che i membri si riuniscano e discutano questioni chiave. Quali temi credi che saranno all'ordine del giorno? Credo che affronteranno alcune normative urgenti e preoccupazioni della comunità. Ha senso? Crede che ci saranno dibattiti accesi? È del tutto possibile. I problemi spesso suscitano punti di vista diversi tra i membri. Mi piace guardare quelle discussioni. Possono essere piuttosto illuminanti. Assolutamente. Mostrano davvero il processo democratico in azione. E dopo le discussioni, quando crede che avverrà il rinvio della casa? In genere viene annunciato alla fine della sessione, ma può variare. Lezione 4. L'arte del disegno. Buongiorno Anna, le matite ti permettono di creare piccoli dettagli nelle tue opere d'arte. Ciao Giovanni, anche a me piace. Forniscono una precisione che altri strumenti spesso non riescono a raggiungere. Esattamente. Che tipo di disegni ti piace creare? Adoro disegnare ritratti. Catturare le emozioni attraverso le espressioni facciali mi affascina. Sembra meraviglioso. Hai mai provato ad usare le matite colorate? Sì, l'ho fatto. Aggiungono un tocco vibrante ai miei schizzi. Immagino che possano dare vita ai tuoi disegni. Li preferisci alla grafite? Dipende dall'effetto che voglio, ma le matite colorate sono sicuramente divertenti da usare. Lo vedo. Hai una marca preferita da consigliare? Mi piace molto Prismacolor, hanno pigmenti ricchi e si fondono magnificamente. Lezione 5. Prendersi del tempo libero.
Ehi Anna, avere un'intera giornata libera dal lavoro a volte può essere un'arma a doppio taglio. Ciao Giovanni, è vero, anche se è bello rilassarsi, perdi anche la possibilità di guadagnare di più. Esattamente. Conciliare lavoro e riposo è fondamentale per il benessere. Sì, ed è importante pianificare saggiamente i giorni liberi per massimizzare i benefici. Hai qualche strategia per sfruttare al meglio il tuo tempo libero? Mi piace programmare attività che mi rinfreschino, come l'escursionismo o la lettura. Sembra ringiovanente. Spesso recupero gli hobby che trascuro durante le settimane impegnative. È un ottimo piano. Dedicarsi agli hobby può essere molto appagante. Concordato. È un modo per ricaricarsi prima di tornare al lavoro. Assolutamente. Trovare quell'equilibrio è la chiave della felicità. Lezione 6. Tradizioni pasquali. Buongiorno Anna, secondo la tradizione, il coniglietto pasquale era un coniglio magico che fa visita ai bambini. Ciao Giovanni, sì, è una tradizione così deliziosa che aggiunge entusiasmo alla vacanza. Cosa pensi che renda il coniglietto pasquale così speciale? Credo che sia l'idea della sorpresa e della gioia ad affascinare i bambini. Decisamente. La caccia alle uova nascoste è sempre piena di divertimento. Esattamente. E le uova colorate simboleggiano i nuovi inizi e la primavera. Avete mai partecipato ad una caccia alle uova di Pasqua? Sì, l'ho fatto. È stata un'esperienza memorabile piena di risate e gioia. Sembra meraviglioso. Adoro il modo in cui le tradizioni uniscono le persone. Assolutamente. Creano ricordi duraturi e un senso di comunità. Lezione 7. Sessioni di allenamento. Ehi Anna, ho sentito che le sessioni di allenamento durano solitamente dai 30 ai 45 minuti. Ciao Giovanni, è vero, è un lasso di tempo gestibile per la maggior parte delle persone. Che tipo di allenamenti preferisci in quella durata? Mi piace l'allenamento a intervalli ad alta intensità, è efficiente ed efficace. Sembra una sfida. Trovi facile rimanere motivati? A volte può essere difficile, ma stabilire degli obiettivi mi aiuta a mantenermi concentrato. Sono d'accordo. Avere obiettivi chiari fa una differenza significativa. Esattamente. Inoltre, mi piace tenere traccia dei miei progressi per vedere miglioramenti. È un'ottima strategia. Può essere molto gratificante assistere alla tua crescita. Assolutamente. Ti incoraggia a continuare a superare i tuoi limiti. Lezione 8. Disposizioni funebri. E Anna, sapevi che un funerale in genere comprende vari servizi. Ciao Giovanni, sì, è un'occasione solenne e molti aspetti devono essere sistemati. Esattamente. Oltre alla cerimonia, il luogo di sepoltura di solito deve essere acquistato separatamente. Giusto. È importante pianificare in anticipo tali accordi. Pensi che spesso le persone trascurino questi dettagli? Credo di sì. È un argomento difficile e molti preferiscono non pensarci. È vero, ma avere tutto organizzato può alleviare il peso sui propri cari. Assolutamente. Garantisce che i desideri del defunto siano adeguatamente onorati. Quale pensi sia l'aspetto più importante nell'organizzare un funerale? Penso che personalizzare il servizio affinché rifletta la vita della persona sia fondamentale. Lezione 9. Allineare le azioni ai valori.
Buongiorno Anna, ultimamente ho riflettuto sui miei valori per allineare le mie azioni con essi. Ciao John, è fantastico! L'autoriflessione è un potente strumento di crescita personale. Esattamente, aiuta a capire cosa conta veramente per noi. Hai notato cambiamenti specifici nel tuo comportamento da quando hai iniziato questo? Sì, sono diventato più consapevole nelle mie decisioni e nelle interazioni con gli altri. È meraviglioso! La consapevolezza può portare a relazioni più significative. Sono d'accordo e incoraggia l'autenticità nelle nostre azioni. Assolutamente! Quali metodi usi per l'autoriflessione? Spesso scrivo i miei pensieri e sentimenti per ottenere chiarezza. Sembra efficace. La scrittura può aiutare a organizzare ed elaborare le emozioni. Lezione 10. Suggerimenti per l'outfit. Ehi Anna, avevo davvero bisogno di un nuovo vestito per una festa imminente. Qualche suggerimento? Ciao John, che tipo di festa è? Ciò può aiutare a restringere le opzioni. È un incontro semiformale, quindi voglio qualcosa di elegante ma comodo. Che ne dici di un bel blazer abbinato ad una camicia frizzante e pantaloni sartoriali? Sembra perfetto. Hai qualche consiglio sui colori? Penso che il blu navy o il grigio antracite sembrerebbero nitidi e sofisticati. Adoro quei colori. E gli accessori? Un bel orologio e magari un fazzoletto da taschino potrebbero aggiungere un bel tocco. Grandi idee. Li prenderò sicuramente in considerazione. Grazie per l'aiuto. In qualsiasi momento. Sono sicuro che starai benissimo alla festa. Lezione 11. Superare la paura. Buongiorno Anna, avevo un po' paura dell'altezza. Ciao Giovanni, non preoccuparti. C'è una robusta ringhiera per tenerti al sicuro. È rassicurante. Mi sento spesso nervoso quando guardo dall'alto. È del tutto normale sentirsi così. Hai provato qualche tecnica per far fronte? A volte faccio respiri profondi per calmarmi. Questa è una buona strategia. Concentrarsi sul respiro può aiutare a ridurre l'ansia. Cerco anche di distrarmi guardando il paesaggio. Questo è un approccio eccellente. Spostare la concentrazione può fare una grande differenza. Continuerò a esercitarmi. Voglio superare questa paura prima o poi. Puoi sicuramente farlo. L'esposizione graduale può aiutarti a rafforzare la tua sicurezza. Lezione 12. Tradizioni del ringraziamento. Ehi Anna, sapevi che durante il ringraziamento mangiano spesso il tacchino? Ciao Giovanni, sì, è un piatto tradizionale apprezzato da molte famiglie. Mangiano anche la torta di zucca o un dolce a base di spezie. Esattamente. La torta di zucca è una delle preferite da molti durante le festività natalizie. Cosa pensi che lo renda così speciale? Credo che sia la combinazione di sapori e il calore delle riunioni di famiglia. È vero, riporta ricordi nostalgici a molte persone. Di sicuro, hai qualche tradizione speciale del ringraziamento? Sì, condividiamo sempre ciò per cui siamo grati prima del pasto. È una bella tradizione. Promuove la gratitudine e la connessione tra la famiglia. Lezione 13. Riordinare il tuo spazio. Ehi Anna, hai provato a fare ordine? È un ottimo modo per iniziare a organizzare il tuo spazio.
Ciao Giovanni, sì, ho scoperto che anche il decluttering può davvero schiarirmi la mente. Assolutamente. È incredibile quanto spazio in più avrai una volta rimossi gli elementi non necessari. Sono d'accordo. Quali metodi usi quando fai declutter? Di solito vado stanza per stanza e decido cosa tenere o donare. Questo è un approccio intelligente. Hai un tempo specifico riservato a questo? Provo a dedicargli un fine settimana. Sembra più gestibile in questo modo. Ha senso. Cosa fare con gli oggetti sentimentali? Ne conservo alcuni ma ne fotografo altri per preservarne la memoria senza disordine. È un'ottima idea. Ti permette di custodire la memoria senza occupare spazio. Lezione 14. Esplorare una nuova casa. Buongiorno Anna, se entri dalla porta principale e giri a destra vedrai soggiorno. Ciao John, sono curioso di vederlo. Come descriveresti il soggiorno? È molto grande e piena di luce naturale proveniente dalle grandi finestre. Sembra adorabile. È arredato oppure devi acquistare dei mobili? È quasi vuoto, quindi dovrò procurarmi alcuni pezzi adatti allo spazio. Hai pensato ad una combinazione di colori per i mobili? Sto considerando i toni neutri per mantenerlo accogliente ma elegante. È una scelta saggia. I colori neutri possono far sembrare la stanza più spaziosa. Esattamente. Inoltre sono facili da accessoriare con decorazioni colorate. Non vedo l'ora di vedere come tutto si mette insieme. Lezione 15. Budget per l'arredamento della casa. Ehi Anna, ho trovato un divano fantastico che si adatta perfettamente al mio soggiorno. Ciao John, è fantastico. Quanto costa? Costa $100 che penso sia ragionevole per la qualità. Sembra un buon affare. Rientra nel tuo budget? Sì, dovrebbe adattarsi bene, senza mettere a dura prova le mie finanze. È sempre una buona idea mantenere un budget quando si arreda un nuovo posto. Assolutamente. Voglio evitare debiti inutili mentre creo il mio spazio. Pensiero saggio. Hai trovato altri articoli che ti interessano? Sto anche valutando dei cuscini decorativi per aggiungere un tocco di colore. È un'ottima idea. Gli accessori possono davvero trasformare una stanza. Lezione 16. Considerazioni sull'assicurazione di viaggio. Buongiorno Anna, dovrei prendere in considerazione un'assicurazione di viaggio per questo viaggio. Ciao John. Sì, è una buona idea. L'assicurazione di viaggio può proteggerti da problemi imprevisti. Che tipo di situazioni copre in genere? Solitamente copre le cancellazioni del viaggio, le emergenze mediche e lo smarrimento dei bagagli. Sembra essenziale. Hai mai dovuto utilizzare un'assicurazione di viaggio? Fortunatamente no, ma mi ha dato tranquillità durante i miei viaggi. Capisco quanto sarebbe confortante. Hai un assicuratore preferito? Di solito confronto alcune opzioni per trovare la copertura e le tariffe migliori. È intelligente. Dovrò ricercare alcuni fornitori prima del mio viaggio. Decisamente. Vale la pena prendersi il tempo per assicurarsi di essere coperti. Lezione 17. Costi alberghieri. Ehi Anna, ho trovato un hotel che mi piace, ma c'è un costo aggiuntivo di $50 a notte. Ciao John, sembra ragionevole per un buon hotel.
Quali servizi offre? Include la colazione e la connessione Wi-Fi gratuita, il che è un bel vantaggio. Questi vantaggi possono fare una grande differenza. È una posizione comoda? Sì, è vicino alle attrazioni che voglio visitare. È fantastico. Hai già prenotato il tuo soggiorno? Non ancora, voglio prima definire le date del mio viaggio. Mossa intelligente. La flessibilità può aiutarti a trovare offerte migliori. Esattamente. Lo terrò a mente durante la pianificazione. Sono sicuro che troverai un'ottima offerta per il tuo viaggio. Lezione 18. Richiesta di estensioni. Ehi Anna, stavo pensando alla scadenza del mio progetto. Che ne dici di una proroga di 2 settimane? Ciao John, sembra ragionevole. Cosa faresti con quel tempo extra? Potrei migliorare la mia ricerca e perfezionare la mia presentazione. È un ottimo piano. Ne hai parlato con il tuo supervisore? Non ancora, ma credo che potrebbero essere comprensivi. Vale la pena chiedere. Un progetto ben preparato si distingue sempre. Esattamente. Voglio assicurarmi di consegnare il mio miglior lavoro. È un atteggiamento encomiabile. Quando pensi di avvicinarti a loro? Scriverò un'email oggi e la invierò entro questo pomeriggio. Buona idea. Una comunicazione chiara è fondamentale in queste situazioni. Lezione 19. Acquistare gli oggetti essenziali. Buongiorno Anna, devo rifornirmi di alcune cose essenziali. Naturalmente, di cosa hai bisogno nello specifico? Ho bisogno di più shampoo, balsamo e bagnoschiuma. Sembra una buona lista. Ci sono marchi che preferisci? Di solito scelgo prodotti naturali, sono più delicati sulla mia pelle. Scelta intelligente. Hai scoperto qualche nuovo marchio ultimamente? Sì, di recente ho provato un marchio che utilizza ingredienti biologici e lo adoro. È fantastico. Ho sentito parlare bene dei prodotti biologici. Fanno davvero la differenza. E tu? Sto solo cercando qualcosa di economico, ma efficace. Ci sono molte opzioni là fuori. Troverai qualcosa di adatto. Lezione 20. Rimanere positivi. Ehi Anna, è stato un po' difficile ultimamente, ma sto cercando di rimanere positiva. Ciao John, è una buona mentalità. Quali sfide stai affrontando? Il lavoro è stato piuttosto impegnativo e mi sento un po' sopraffatto. Lo capisco. Come gestisci il tuo stress? Cerco di fare brevi pause e di praticare tecniche di consapevolezza. È utile. La consapevolezza può davvero schiarirti la mente. Sì, mi aiuta a concentrarmi nuovamente e a ritrovare la mia energia. Hai preso in considerazione qualche hobby per sfuggire allo stress? Ho pensato di riprendere a dipingere, mi rilassa sempre. Sembra meraviglioso. Gli sbocchi creativi sono ottimi per alleviare lo stress. Lezione 21. Trovare uno scopo. Buongiorno Anna, forse ho avuto un periodo difficile di recente, ma ho moltissimo per cui vivere. Ciao John, ammiro la tua resilienza. Cosa ti mantiene motivato? La mia famiglia e i miei amici sono il mio più grande sistema di supporto. È meraviglioso. Le relazioni forti possono davvero aiutare nei momenti difficili. Mi ricordano tutte le cose belle della vita.
Esattamente. Concentrarsi sugli aspetti positivi è fondamentale per la salute mentale. Mi sono anche fissato piccoli obiettivi per rimanere concentrato. Questo è un approccio intelligente. Raggiungere piccoli obiettivi può aumentare la tua fiducia. Sì, è bello celebrare anche i risultati minori. Assolutamente. Ogni passo avanti merita di essere riconosciuto. Lezione 22. Collegamenti familiari. Ehi Anna, parliamo di chi sei imparentato. Di solito c'è una mamma. Ciao John. Sì, anche io sono papà. Ho anche 2 fratelli. Bello. Andate tutti d'accordo. Lo facciamo. Ci piace passare del tempo insieme, soprattutto durante le vacanze. Sembra adorabile. Le riunioni di famiglia possono essere molto divertenti. Spesso condividiamo storie e creiamo nuovi ricordi. Qual è la tua tradizione familiare preferita? Adoro la nostra serata di giochi annuale. Unisce tutti. Sembra fantastico. Penso che le tradizioni familiari siano così importanti. Sono d'accordo. Rafforzano i nostri legami e creano ricordi duraturi. Lezione 23. Tutorial sulla creazione di gioielli. Ehi Anna, volevo cercare tutorial sulle creazioni di gioielli. Ciao John, è un ottimo consiglio. Hai già realizzato gioielli? Non proprio, ma sono ansioso di imparare. Quanto tempo ci vuole di solito per apprendere le nozioni di base? Dipende, ma molti tutorial possono aiutarti a iniziare in poche ore. Sembra gestibile. Che tipo di gioielli ti interessa realizzare? Mi piacerebbe creare dei semplici braccialetti e collane. Sono scelte bellissime. Hai in mente qualche materiale specifico? Penso che inizierò con perline e fili, dato che sono abbastanza adatti ai principianti. Buona idea. Le perle possono fornire molta varietà e colori. Esattamente. Sono entusiasta di vedere cosa posso creare. Lezione 24. Leggende delle cascate del Niagara. Buongiorno Anna, sapevi che ci sono molte leggende e storie legate alle cascate del Niagara? Ciao Giovanni, sì, ho sentito che ci sono alcune storie affascinanti a riguardo. Una leggenda racconta di una donna che si sacrificò per il suo popolo. È intrigante. Aggiunge uno strato di mistica alle cascate. Assolutamente. Ogni storia esalta la bellezza del luogo, non credi? Decisamente. Ti fa apprezzare ancora di più la meraviglia naturale. Hai mai visitato le cascate del Niagara? Non ancora, ma è nella mia lista dei desideri. Voglio sperimentare la sua grandezza. Lo adorerai. Il suono e la vista sono davvero indimenticabili. Posso solo immaginare. Mi assicurerò di conoscere le leggende prima di andare. Lezione 25. Correre fuori dalla porta. Ehi Anna, sfortunatamente oggi non ho avuto tempo di fare colazione. Dovevo correre fuori dalla porta per andare al lavoro. Ciao John, è un peccato. Saltare la colazione può essere dura. Lo so, di solito mi sento un po' lento senza di esso. Hai pensato a opzioni veloci per la colazione per le mattine impegnative? Io... Frullati o avena durante la notte sembrano convenienti. Sono scelte eccellenti. Sono entrambi nutrienti e facili da preparare. Esattamente. Cercherò di pianificare in anticipo la prossima volta.
La pianificazione può fare una grande differenza nella tua routine mattutina. Di sicuro. Mi porrò l'obiettivo di essere più organizzato. Sembra un piano intelligente. Ti sentirai meglio durante il giorno. Lezione 26. Sicurezza in acqua. Buongiorno Anna, andrò nell'acqua bassa, ma comincio a farmi prendere dal panico quando l'acqua diventa più alta del mio petto. Ciao Giovanni, ho capito. Molte persone si sentono ansiose in acque profonde. È solo una paura che non riesco a scrollarmi di dosso. Non mi piace la sensazione di non poter toccare il fondo. È del tutto normale. Hai pensato di prendere lezioni di nuoto? Penso che potrebbe aiutare. Imparare di più sul nuoto potrebbe aumentare la mia fiducia. Decisamente. È un ottimo modo per sviluppare le tue capacità e il tuo livello di comfort. Lo esaminerò. Voglio godermi acqua senza paura. È un obiettivo meraviglioso. L'acqua può essere così rinfrescante e divertente quando ti senti al sicuro. Lezione 27. Eventi di nuoto. Ehi Anna, nella notte dell'8 settembre il tempo si è schiarito e i nuotatori sono entrati in acqua prima di mezzanotte. Ciao John. Sembra un evento emozionante. Era una gara? Sì, era una gara di nuoto notturna. L'atmosfera era elettrica. Posso solo immaginare. Nuotare di notte deve essere una vera esperienza. Lo è davvero. Le luci che si riflettono sull'acqua creano un'atmosfera magica. Sembra bellissimo. Hai partecipato al concorso? L'ho fatto. È stato impegnativo ma esaltante. Ammiro il tuo coraggio. Competere in queste condizioni è impressionante. Grazie. Mi ha spinto ai miei limiti, ma ho amato ogni momento. È fantastico. Mi piacerebbe vedere un evento di nuoto notturno un giorno. Lezione 28. Scelte di moda. Ehi Anna, penso che entrambe abbiamo fatto delle buone scelte con i nostri outfit oggi. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Adoro il fatto che abbiamo gusti simili nella moda. È interessante come i nostri stili si completino a vicenda. Cosa ha ispirato il tuo look? Volevo qualcosa di comodo ma allo stesso tempo elegante, quindi ho scelto questo vestito. È un'ottima scelta. Oggi ho optato per un look che è raffinato. Ti sta bene? Pensi spesso alle scelte del tuo outfit? Decisamente. Credo che vestirsi bene possa aumentare la fiducia. Assolutamente. Riflette anche la nostra personalità e creatività. Hai mai pensato di condividere i tuoi consigli di moda online? Io ho. Potrebbe essere divertente ispirare altri con gusti simili. Lezione 29. Costruire la fiducia. Buongiorno Anna, penso che possiamo rafforzare il nostro lavoro di squadra essendo trasparenti, affidabili e supportandoci a vicenda. Ciao John, è un approccio solido. La trasparenza crea fiducia in ogni relazione. Esattamente. Quando condividiamo apertamente i nostri pensieri incoraggiamo la collaborazione. Ed essere affidabili significa che gli altri possono contare su di noi quando necessario. Giusto? Crea un senso di sicurezza all'interno della squadra. Anche il supporto è fondamentale. Aiuta tutti a sentirsi apprezzati e motivati. Hai notato modi specifici per migliorare il supporto nel nostro team? Sì, i check-in regolari possono aiutarci a capirci meglio. È un'ottima idea. Lo suggerirò al nostro prossimo incontro.
Non vedo l'ora di sentire i pensieri di tutti al riguardo. Lezione 30. Gestione del tempo. Ehi Anna, stavo pensando a come gestire meglio il mio carico di lavoro. Ciao John, è importante. Quali strategie stai considerando? Penso che sia essenziale delegare i compiti in modo efficace. Assolutamente. La delega aiuta a distribuire il carico di lavoro e dà potere agli altri. Devo anche imparare a dire di no a volte per evitare il burnout. Questa è un'abilità vitale. Dare priorità alla cura di sé dovrebbe sempre avere la priorità. Sì, trovare del tempo per me stesso è fondamentale per il mio benessere. Hai fissato dei limiti per aiutarti in questo? Sto iniziando a farlo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro fuori orario. È un grande passo. È importante ricaricarsi. Lezione 31. Strategie di marketing. Buongiorno Anna, puoi consigliarmi qualche buona strategia di marketing? Ciao John, il marketing sui social media è piuttosto efficace al giorno d'oggi. L'ho sentito. Quali piattaforme ritieni siano le più utili? Instagram e Facebook sono potenti per i contenuti visivi. Ha senso. Il coinvolgimento è fondamentale su quelle piattaforme. Esattamente. La pubblicazione coerente può aiutare a creare un pubblico fedele. Hai provato qualche strategia specifica che ha funzionato bene? Sì, ho utilizzato annunci mirati per raggiungere con successo un pubblico più ampio. È affascinante. Lo prenderò in considerazione per la mia prossima campagna. Decisamente. Sperimentare approcci diversi può dare ottimi risultati. Lezione 32. Preparazione al colloquio. Ehi Anna, hai studiato per l'intervista che avremo la prossima settimana? Ciao Giovanni, sì, ho esaminato le domande più comuni e ho messo in pratica le mie risposte. È intelligente. Penso che preparare esempi specifici ci aiuterà a distinguerci. Assolutamente. Illustrare le nostre capacità con esempi di vita reale è fondamentale. Hai fatto pratica con qualcuno? Ho fatto una finta intervista con un amico ed è stata davvero utile. È un'ottima idea. Potrei provarlo anch'io prima del colloquio vero e proprio. Può aumentare la tua sicurezza e aiutarti a perfezionare le tue risposte. Sono d'accordo. Mi sento già più preparato. Questo è lo spirito. Faremo grandi cose insieme. Lezione 33. Mappatura del Canada. Ehi Anna, ho appena finito un progetto di storia in cui dovevo realizzare una mappa del Canada con diagrammi che mostrassero i percorsi di tutti i principali fiumi. Ciao John, sembra affascinante. Come hai trovato il processo di ricerca? È stato piuttosto interessante. Ho imparato molto sulla geografia e la storia del Canada. È fantastico. Hai incluso eventuali punti di riferimento specifici sulla mappa? Sì, ho evidenziato anche i parchi nazionali e i siti storici. Queste aggiunte devono rendere la mappa vivace e informativa. Esattamente. Volevo assicurarmi che fosse sia educativo che visivamente accattivante. Come hai deciso su quali percorsi concentrarti? Ho dato la priorità a quelli che hanno svolto un ruolo significativo nel commercio e nell'esplorazione. È una scelta intelligente. Aggiunge profondità al tuo progetto. Lezione 34. Piatti unici in viaggio.
Buongiorno Anna, hai mai provato qualche piatto unico mentre sei in viaggio? Ciao Giovanni, assolutamente. Una volta in Giappone ho mangiato il ramen più delizioso. Sembra fantastico. Cosa lo ha reso così speciale? Il brodo era ricco e saporito e le tagliatelle erano cucinate alla perfezione. Adoro il modo in cui ogni regione ha il suo tocco sui piatti tradizionali. Esattamente. In Giappone ho provato anche il sushi appena preparato proprio davanti a me. Il sushi fresco è un'esperienza completamente diversa. Ti è piaciuto? Sì, è stato incredibile. La freschezza ha fatto la differenza. Posso solo immaginare quali altri paesi hai esplorato per quanto riguarda il cibo. L'Italia aveva la pasta migliore che abbia mai assaggiato. Lezione 35. Competizioni europee. Ehi Anna, sapevi che i paesi europei competono tra loro nel tentativo di diventare il paese più potente del continente? Ciao Giovanni, sì, è affascinante il modo in cui le rivalità storiche hanno plasmato l'Europa moderna. Esattamente. La competizione per le risorse e il territorio era intensa. Ha sicuramente influenzato le alleanze politiche e i conflitti nel corso della storia. Hai conosciuto qualche guerra specifica durante i tuoi studi? Le guerre napoleoniche furono particolarmente significative nel modificare le dinamiche di potere. È vero, hanno avuto effetti duraturi sulla politica europea. È interessante vedere come quegli eventi influiscono ancora oggi sulle relazioni. Di sicuro, le lezioni della storia sono fondamentali per comprendere l'attualità. Assolutamente. La storia ci aiuta a imparare dagli errori del passato. Lezione 36. Abilità pratiche. Buongiorno Anna, credo che le abilità pratiche siano importanti tanto quanto le conoscenze teoriche. Ciao Giovanni, sicuramente. Forniscono applicazioni nel mondo reale per ciò che apprendiamo. Esattamente. Abilità come cucinare o gestire il budget sono essenziali per la vita quotidiana. Danno un senso di indipendenza e sicurezza, non credi? Sì, padroneggiare le abilità pratiche può essere incredibilmente potenziante. Hai seguito qualche corso per migliorare le tue abilità pratiche? Recentemente ho seguito un corso di cucina ed è stato davvero divertente. Sembra divertente. Cucinare è un'abilità preziosa da avere. No, davvero. Sto sperimentando nuove ricette a casa. È fantastico. Cucinare può essere sia creativo che terapeutico. Lezione 37. Senso di realizzazione. Ehi Anna, penso che sviluppare abilità pratiche porti un senso di realizzazione. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. È gratificante vedere i progressi. Imparare qualcosa di nuovo può aumentare la nostra fiducia, giusto? Esattamente. Ogni piccolo traguardo contribuisce alla nostra crescita complessiva. Hai sperimentato questo in qualcuno dei tuoi progetti recenti? Sì, completare un progetto fai da te è stato fantastico. Mi è piaciuto vedere il risultato finale. È meraviglioso. È appagante creare qualcosa con le tue mani. Lo è davvero. Dà un senso di orgoglio e di realizzazione. Continuerò sicuramente a perseguire nuove competenze per mantenere viva quella sensazione. È una mentalità fantastica. L'apprendimento continuo è così importante. Lezione 38. Cucinare gli ingredienti.
Buongiorno Anna, ho raccolto tutti gli ingredienti che mi servivano per la mia ricetta. Ciao John, è fantastico. Cosa hai intenzione di cucinare? Sto preparando un soffritto di verdure. È sano e veloce. Sembra delizioso. A proposito di ingredienti, hanno molte opzioni nel negozio? Sì, hanno un'ampia varietà di verdure fresche e le spezie. È perfetto! Gli ingredienti freschi fanno una grande differenza nel sapore. Sono d'accordo. Anche a te piace cucinare con ingredienti freschi? Decisamente. È più divertente e gratificante. Qual è il tuo piatto preferito da preparare con ingredienti freschi? Adoro preparare insalate con un mix di verdure colorate. Lezione 39. Attività noiose. Ehi Anna, stavo pensando a come alcune attività possano sembrare piuttosto noiose. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Quali attività trovi noiose? A volte attività come l'organizzazione dei file possono sembrare noiose. È vero. Trovo difficile rimanere motivato in quei momenti. Esattamente. La mia amica Joana è venuta di recente e i suoi capelli sono sempre favolosi. Veramente? Ha qualche consiglio per mantenere i capelli in piega? Sì, ha condiviso alcune fantastiche routine per la cura dei capelli che potrebbero aiutare. Mi piacerebbe ascoltarli. È sempre bello imparare nuovi consigli di bellezza. Di sicuro. Magari potremmo organizzare una giornata insieme per prenderci cura dei capelli qualche volta. Sembra divertente. Sono sempre pronto a sperimentare con gli stili. Lezione 40. Yogurt e formaggio. Buongiorno Anna, abbiamo ancora un po' di yogurt in frigo. Ciao John, sì, ci è rimasto dello yogurt. Grande? Che ne dici di yogurt o formaggio per uno spuntino? Lo yogurt sembra buono. È salutare e rinfrescante. Potremmo aggiungere un po' di frutta per un sapore extra. È un'idea eccellente. La frutta fresca rende lo yogurt ancora più buono. Che frutta ti piace mescolare? Adoro aggiungere frutti di bosco. Sono dolci e nutrienti. Le bacche sono perfette. Potrai aggiungere un po' di muesli per renderlo croccante. Sembra delizioso. Prepariamolo insieme. Lezione 41. Giochi dal vivo. Ehi Anna, sei mai stata a una partita dal vivo? Ciao Giovanni. Sì, ho assistito ad alcune partite della NBA ed erano emozionanti. È fantastico. L'atmosfera deve essere elettrica. Lo è davvero. L'energia del pubblico lo rende indimenticabile. Hai un gioco preferito a cui sei andato? Sì, c'è stata una partita di playoff che è stata incredibilmente intensa. Posso immaginare. La tua squadra ha vinto. Lo hanno fatto. È stata un'esperienza davvero memorabile. Mi piacerebbe assistere a una partita dal vivo qualche volta. Sembra uno spasso. Dovresti assolutamente. È un'esperienza che non dimenticherai. Lezione 42. Visitare il negozio di articoli sportivi. Ciao Anna, anch'io. Visitiamo un negozio di articoli sportivi. Hanno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ciao John, sembra un piano. Cosa speri di trovare? Sto cercando delle nuove scarpe da corsa. I miei vecchi sono logori. Mi serve un nuovo tappetino da yoga. Quello che ho è troppo scivoloso. Questo è importante per l'equilibrio.
Preferisci qualche marca in particolare? Ho sentito grandi cose su Liforme. I loro tappetini sono molto resistenti. Dovrò controllarli. Di solito scelgo Asics per le scarpe da corsa. Asics è una scelta solida. Forniscono un buon supporto per le lunghe distanze. Esattamente. Vuoi uniti a me per provare qualche attrezzatura? Ovviamente, più siamo, meglio è, possiamo condividere le nostre scoperte. Lezione 43. Esplorare le opzioni. Buongiorno Anna, sembra un piano. Esploriamo diverse opzioni per il nostro viaggio. Ciao Giovanni, sì, sarà divertente condividere le nostre scoperte in seguito. Come preferisci raccogliere informazioni durante la pianificazione? Di solito cerco online recensioni e consigli. È intelligente. Mi piace leggere blog di viaggio per esperienze personali. I blog possono essere davvero utili. Ne hai trovati di belli ultimamente? Sì, ne ho trovato uno sulle gemme nascoste in Europa. Sembra intrigante. Mi piacerebbe saperne di più su quelli. Possiamo discuterne davanti a un caffè mentre pianifichiamo. Perfetto! Sono entusiasta di vedere cosa possiamo scoprire insieme. Lezione 44. Problemi di corruzione. Ehi Anna, hai sentito parlare di come la corruzione sia un problema serio in molti paesi? Ciao John, sì, è allarmante. Esistono diversi tipi di corruzione, giusto? Esattamente. La corruzione e l'appropriazione indebita sono tra le più comuni. E possono davvero danneggiare la fiducia del pubblico nel governo. Giusto? Quali pensi che siano alcuni modi efficaci per combatterlo? Trasparenza e responsabilità sono passaggi essenziali. Sono d'accordo. Anche educare i cittadini sui loro diritti può essere l'aiuto. Sì, l'empowerment dei cittadini è fondamentale nella lotta alla corruzione. È una questione complessa, ma ogni sforzo conta. Assolutamente. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Lezione 45. Piani di viaggio. Buongiorno Anna, hai fatto qualche programma di viaggio di recente? Ciao Giovanni, sì, in realtà sto programmando un viaggio in Italia il mese prossimo. Sembra fantastico. Quali città hai intenzione di visitare? Voglio esplorare Roma, Firenze e Venezia. Sono tutti posti bellissimi. Di cosa sei più entusiasta? Non vedo l'ora di vedere l'arte e l'architettura, soprattutto il Colosseo. Il Colosseo è mozzafiato. Hai intenzione di provare qualche cucina locale? Decisamente. Non vedo l'ora di gustare pasta e gelato autentici. Sembra delizioso. Dovrai condividere le tue esperienze al tuo ritorno. Lo farò. Sono sicuro che sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 46. Terapia della natura. Ehi Anna, mi farebbe bene un po' di terapia della natura dopo questa settimana impegnativa. Ciao Giovanni, anch'io. Stare all'aria aperta può essere così rinfrescante. Che ne dici di organizzare un'escursione questo fine settimana? Sembra un'ottima idea. Hai in mente un percorso specifico? Pensavo a quello vicino al lago, è bellissimo in questo periodo dell'anno. Adoro quel sentiero. I panorami sono stupendi, soprattutto al tramonto. Esattamente. Più siamo, meglio è. Possiamo invitare anche alcuni amici.
Ciò lo renderebbe più piacevole. Facciamo un piano. Sì, esaminerò la logistica e potremmo finalizzarla. Perfetto! Non vedo l'ora già. Lezione 47. Comprendere le dinamiche del potere. Ehi Anna, è importante non isolarci dalla realtà del potere. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Comprendere le dinamiche del potere è fondamentale. Esattamente. Come pensi che possiamo rimanere informati su queste realtà? Partecipare a discussioni e leggere prospettive diverse può aiutare. Questo è un buon punto. Non dovremmo ritirarci in un ghetto di sentimentalismo riguardo al nostro passato. Sì, è fondamentale imparare dalla storia senza restarne intrappolati. Come pensi che questa consapevolezza possa influenzare le nostre azioni? Può motivarci a sostenere un cambiamento positivo nelle nostre comunità. Assolutamente. Gli individui dotati di potere possono sfidare le ingiustizie in modo efficace. Questa consapevolezza è fondamentale per promuovere una società più equa. Lezione 48. Attrarre nuovi clienti. Buongiorno Anna, hai provato a offrire sconti per attirare nuovi clienti? Ciao Giovanni, sì, gli sconti possono essere una strategia efficace per aumentare le vendite. Che tipo di sconti hai trovato più interessanti? La percentuale di sconto sull'acquisto totale spesso funziona bene. È vero, anche le offerte poco compra uno, prendi uno sono popolari. Decisamente, creano un senso di urgenza e incoraggiano gli acquisti. Hai notato cambiamenti nel comportamento dei clienti quando vengono offerti sconti? Sì, è più probabile che le persone esplorino nuovi prodotti quando vedono sconti. È un'ottima osservazione. Può anche portare alla fidelizzazione del cliente. Esattamente. I clienti soddisfatti spesso ritornano per avere di più. Lezione 49. Bambole nostalgiche. Anna, quando ero piccola ho ricevuto una bambola di pezza. Ciao John, sembra carino. Era una bambola speciale per te? Sì, era una bambolina molto semplice, ma aveva un grande valore sentimentale. Capisco. A volte la semplicità racchiude la maggior parte dei ricordi. Esattamente. Hai qualche giocattolo caro della tua infanzia? Avevo un orsetto di peluche che portavo ovunque. Era il mio migliore amico. È meraviglioso e sorprendente come i giocattoli possano plasmare le nostre prime esperienze. Sì, spesso rappresentano conforto e sicurezza durante l'infanzia. Penso che sia per questo che facciamo tesoro di questi oggetti anche da adulti. Assolutamente. Ci ricordano tempi più semplici della nostra vita. Lezione 50. Crescente indipendenza. Buongiorno Anna, diventare un essere umano maturo e indipendente è essenziale. Ciao Giovanni, sono d'accordo. È un viaggio che richiede il sostegno degli altri. Esattamente. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella mia crescita. È un bel sentimento. La gratitudine è importante per la nostra crescita. Sì, in che modo pensi che le nostre relazioni modellino la nostra indipendenza? Forniscono una base di fiducia e incoraggiamento all'esplorazione. È vero. E relazioni di supporto possono ispirare fiducia. Sì, possono anche insegnarci preziose lezioni di vita lungo il percorso. Credo che sia una parte fondamentale della crescita.
Assolutamente. Ogni esperienza modella ciò che diventiamo. Lezione 51. Elementi essenziali per il campeggio. Ehi Anna, sto cercando un sacco a pelo, un fornello portatile e una lampada frontale. Ciao John. Questi sono ottimi elementi essenziali per il campeggio. Stai programmando un viaggio? Sì, andrò in un'avventura in campeggio nel fine settimana con gli amici. Sembra eccitante. Hai già scelto il campeggio? Stiamo considerando un parco nazionale. Il paesaggio è bellissimo lì. Bella scelta. Hai tutta la tua attrezzatura pronta? Quasi. Devo solo prendere alcuni oggetti come il fornello e la lampada frontale. È importante disporre di attrezzature affidabili per un'esperienza confortevole. Decisamente. Voglio garantire che tutti siano al sicuro e si godano il viaggio. È una mentalità fantastica. Pianificare in anticipo fa la differenza. Lezione 52. La gioia delle creazioni fatte in casa. Ehi Anna, in più è gratificante assaggiare le tue creazioni fatte in casa. Ciao Giovanni, assolutamente. C'è qualcosa di speciale nel cucinare da zero. Qual è il tuo piatto preferito da preparare a casa? Adoro cuocere il pane. Il profumo riempie tutta la casa. Sembra delizioso. Mi piace fare la pasta. È un processo così divertente. La pasta fatta in casa è la migliore. Hai un ingrediente segreto? Di solito aggiungo un pizzico di noce moscata per un sapore unico. È intelligente. A volte incorporo erbe del mio giardino. Le erbe fresche elevano davvero un piatto. Hai provato a preparare qualche dolce? Sì, di recente ho preparato una torta al cioccolato che è stata un successo durante una riunione. Sembra delizioso. Anche la cottura al forno può essere terapeutica. Decisamente. È un modo meraviglioso per esprimere la creatività in cucina. Lezione 53. Pratiche di morte e sepoltura nel Nord America. Buongiorno Anna, hai mai pensato a come muore la maggior parte delle persone in Nord America? Ciao John, sì, è un argomento pesante, ma importante da discutere. Molti optano per le sepolture tradizionali, ma la cremazione sta diventando sempre più comune. È vero, la cremazione offre spesso un'opzione più semplice ed economica. Hai notato differenze culturali nelle pratiche di sepoltura? Assolutamente. Alcune culture hanno elaborate cerimonie per onorare i defunti. È affascinante come le usanze possano variare ampiamente. Cosa pensi che dia forma a queste pratiche? La storia, la religione e le convinzioni personali svolgono tutti un ruolo significativo. Esattamente. È fondamentale comprendere e rispettare queste differenze. Sì, ci aiuta ad apprezzare la diversità nel modo in cui gestiamo la perdita. Lezione 54. Valuta canadese. Ehi Anna, hai sentito parlare dei nomi che usiamo per le nostre monete? Ciao Giovanni, sì, è buffo che noi chiamiamo le nostre monete da $1 pazzi. Giusto? E le monete da $2 si chiamano ponies. Che nome bizzarro. Lo adoro, aggiunge carattere alla nostra valuta. Li usi spesso? Non più così tanto, ma ricordo che li collezionavo da bambino. Collezionare monete può essere divertente, ognuno ha la sua storia. Assolutamente. Hai mai esaminato la storia dietro di loro? Sì, alcune monete hanno disegni unici che riflettono l'eredità canadese.
È affascinante. È un ottimo modo per conoscere la nostra cultura. Di sicuro, la valuta può dirci molto sull'identità di una nazione. Lezione 55. Tariffe per le lezioni di fitness. Buongiorno Anna, è bello vedere così tante lezioni di fitness disponibili. Ciao Giovanni, sì, sono curioso. È previsto un costo per iscriversi al corso? No, tutte le lezioni di fitness sono complementari nel nostro centro comunitario. È fantastico, incoraggia più persone a partecipare. Esattamente. Le lezioni gratuite possono aiutare a promuovere un senso di comunità. Hai provato qualche lezione? Ho fatto yoga e zumba, entrambi sono così divertenti. Sembrano fantastici. Mi piacerebbe partecipare ad un corso di Zumba con te. Sarebbe fantastico. L'energia in quelle lezioni è contagiosa. Sì, inoltre, è un modo meraviglioso per rimanere attivi e incontrare nuove persone. Lezione 56. Esperienze di acquisto. Ehi Anna, l'ultima volta che sono stata al centro commerciale ho notato tanti nuovi negozi. Ciao John, avevi in mente qualche negozio specifico? Ho visto una nuova boutique specializzata in gioielli fatti a mano. Sembra interessante. Adoro i pezzi unici e artigianali. Lo stesso qui. C'è qualcosa di speciale nel sostenere gli artigiani locali. Assolutamente. Hai scoperto qualche tesoro nascosto nel centro commerciale? Sì, c'è un ottimo negozio che vende prodotti ecologici. È fantastico. È sempre bello fare acquisti in modo sostenibile. Rende lo shopping più significativo, non è vero? Sì, mi sento bene sapendo che sto avendo un impatto positivo. Lezione 57. Il piacere di cucinare. Ehi Anna, sembra delizioso. Mi assicurerò di aggiungerli alla mia lista della spesa. Ciao John, cosa hai intenzione di cucinare? Sto pensando di fare un soffritto di verdure e una salsa fatta in casa. Sembra gustoso. Quali verdure ti piace includere? Adoro i peperoni, i broccoli e i piselli dolci per la loro croccantezza. Grandi scelte. Hai pensato di aggiungere qualche spezia? Sì, di solito aggiungo aglio e zenzero per una marcia in più. Quei sapori esaltano così bene il piatto. Ti piace cucinare spesso? Io faccio. È terapeutico e gratificante creare qualcosa da zero. Sono d'accordo. Inoltre, condividere quei pasti con gli amici lo rende ancora migliore. Lezione 58. Sfide di apprendimento. Buongiorno Anna, trovi difficile imparare da sola? Ciao John, a volte può essere difficile, ma cerco di rimanere motivato. Questo è importante. Quali strategie usi per rimanere concentrato? Ho fissato obiettivi piccoli e raggiungibili per monitorare i miei progressi. Questo è un approccio intelligente. Cerchi aiuto anche dagli altri. Sì, partecipo spesso a gruppi di studio, forniscono un ottimo supporto. La collaborazione può davvero migliorare la comprensione. Hai trovato qualche risorso utile? Assolutamente. Tutorial e forum online sono preziosi per l'apprendimento. Sono d'accordo. Offrono diverse prospettive e spiegazioni. È emozionante imparare da persone ed esperienze diverse. Lezione 59. Tendenze della moda vintage.
Ehi Anna, hai notato come la moda vintage sta tornando di moda ultimamente? Ciao Giovanni, sì, è affascinante il modo in cui le tendenze ritornano allo stile. Lo so, gli articoli degli anni 70 e 90 sono particolarmente apprezzati al giorno d'oggi. Assolutamente. I negozi dell'usato prosperano grazie a questa tendenza. Hai uno stile vintage preferito che ti piace indossare? Adoro il look bohemian con abiti fluidi e accessori a strati. Sembra bellissimo. Sono attratto dalle magliette con grafica retro e dalle giacche di jeans. Queste sono scelte classiche. I pezzi vintage spesso raccontano una storia. Esattamente. È come indossare un pezzo di storia. Inoltre, è sostenibile riutilizzare i capi di abbigliamento più vecchi.